Buongiorno a tutti e benvenuti nel canale ProCamper. Oggi parliamo di oblò. Come avete sentito dal prologo, oggi parliamo di oblò e parliamo di due oblò particolari, ovvero parliamo di due componenti che si riuniscono, che si fondono in un unico componente. Sto parlando del Vente 28, diciamo del Turbo 28, il vecchio Turbo 28 della fiamma, ovvero un oblò dal taglio 28x28, quindi più piccolo del normale, che viene utilizzato generalmente nei bagni, in zone dove è necessaria una reazione, ma non si utilizza il grande, il tradizionale 40-40. Con la nuova versione hanno separato questi due mondi e hanno reso creato il Vente 28, questo qui che vedete qui, senza ventilazione, e poi un kit Turbo Vente 28 che può essere applicato al Vente 28, quindi non c'è la necessità di acquistare direttamente il Turbo 28, ma si può applicare anche successivamente. Quindi se voi avete già un Vente 28 già applicato nel vostro veicolo, considerate che lo potete tranquillamente trasformare in un Turbo 28 mediante l'acquisto del kit separato. Oggi andremo ad analizzare questi due componenti e tra l'altro andremo a fare anche una cosa molto interessante e molto complessa, per la verità. Andremo a tagliare un tetto di un van per sostituire il funghetto presente con questo oblò dotato di ventilazione, quindi faremo tutto questo lavoro insieme analizzando prima la componentistica. Prima di incominciare però vi chiedo l'iscrizione al canale, mettete un like sui video che vi piacciono, condividetelo con i vostri amici e attivate la campanella per ricevere notifiche degli ulteriori video che caricheremo. Cretina, che vuoi? Allora, per prima cosa andiamo ad analizzare un pochino bene il Vente 28, vediamo come è fatto, di che cosa si compone, cosa ci danno all'interno della scatola. Allora, prima di tutto una serie di viti che servono per tirare e per fissare l'oblò. Abbiamo chiaramente le istruzioni, ma queste sono veramente molto semplici, e questo è il nostro oblò. Allora, l'oblò, questo ve l'avevo fatto vedere anche un paio d'anni fa, l'avevano presentato al Salone del Camper. Ha questa forma, vedete, fatta in questa maniera, molto aerodinamica, è stata completamente cambiata rispetto alla vecchia versione. Sotto c'è, ve lo apro un attimo così, c'è un sistema, c'è praticamente questo nottolino che vedete qui che si inserisce all'interno del perno che funziona da meccanismo, accoppiando i due componenti. Vedete? Questo è lo spessore, circa proprio 3 cm, e in questa maniera io riesco ad aprire, ok, dentro c'è il meccanismo e riesco ad aprire l'oblò. Dentro, nella parte inferiore, c'è anche la zanzariera che è facilissima da smontare, perché basta inserire, per agganciarla basta inserire le due linguette laterali da un lato e poi si inseriscono le due linguette laterali, basta premere dall'altro lato, e quindi praticamente noi abbiamo l'accoppiamento, quindi anche per un'eventuale pulizia non ci sono problemi, è abbastanza semplice. Questo è quanto per quanto riguarda l'oblò, semplicissimo, si accoppia tramite delle viti che vengono messe e viene tirato da sotto a sopra, quindi si mette il sigillante perimetralmente e poi da sotto a sopra si chiude. Adesso vediamo un attimo il turbo kit, di che cosa si compone, vediamo come va ad integrarsi all'interno dell'oblò Vente 28. Lo apriamo, anche qua ovviamente ci forniscono le istruzioni, poi ci forniscono il motore, vedete il motore che ha questa forma strana, e un altro telaio. Questo telaio va a sostituire il telaio originale, quindi questo lo possiamo levare, ci riutilizzeremo sicuramente la zanzariera, ma leviamo il telaio originale, quindi non ci serve. Come vediamo ha già presente il pulsante per l'inversione, per l'azionamento e inversione del senso di rotazione, ha il connettorino che va a lavorare, su cui va innestato la ventolina. Accoppiamo quindi il nuovo telaietto con il cavo, lo apriamo, nella parte laterale lunga c'è questa specie di V e anche frontalmente c'è questa specie di V. Ecco, questo è l'alloggiamento fondamentalmente per il motore, che è stato proprio
che prende proprio questa forma, quindi si metterà il motore qui all'interno, il cavo verrà fatto passare qui sotto e il connettore verrà inserito all'interno della scheda. Vedete? Eccolo qui, questo connettore poi andrà all'interno della scheda, qui. Quindi questo è il sistema, è interessante perché c'è da fare un'altra cosa, in realtà c'è da spaccare, tagliare, eliminare questa nervatura qui trasparente, perché quando andiamo a chiudere la cupola dell'oblò, il ventilatore, la parte posteriore del ventilatore, quindi il motore del ventilatore andrebbe a sbattere, quindi tagliamo questo e chiudiamo tutto e non abbiamo problemi. Okay. Ora il dispositivo ventilatore, diciamo, di cui vi farò un po' un dettaglio abbastanza preciso. Fissato l'oblò, adesso andiamo ad inserire la ventola. Come vi avevo detto, la ventola viene inserita in questo modo, quindi si innestano queste V qui dentro e si fanno corrispondere, si innesta per bene fino allo scattino, poi si fa passare il cavo qui dentro e si inserisce qua. Vediamo se riesco a farvela vedere, c'è una fessura qui, eccola, ok, eccola qua. Altra cosa da fare è tagliare questo settore per fare spazio al motore, ok, ecco qua.
Adesso andiamo dentro e lo andiamo a chiudere e andiamo a collegare il connettore sulla scheda che praticamente tiene la parte inferiore. Ora applichiamo la cornice, quindi colleghiamo il cavo alla 12 volt e il nostro cavetto che viene da sopra, quindi i cavi del motore, qui al connettore bianco. Lo fissiamo con le viti in dotazione, ci sono 4 viti lunghe e 4 viti corte e abbiamo praticamente finito. Ecco qui cari amici, questa sera ho fatto un po' più tardi, ma ho voluto terminare il lavoro. Abbiamo messo la zanzariera che si innesta tramite queste clip davanti e dietro e come vedete ecco qui il movimento di chiusura e di apertura del nostro turbo 28, diciamo, chiamiamolo così, il trasformato, e noi abbiamo collegato anche la corrente, ecco qui ingresso dell'aria, uscita dell'aria. Devo dire questo ventilatore è veramente molto potente, quindi sicuramente vi potrà dare una bella mano a far rinfrescare l'ambiente oppure eliminare, diciamo, quegli odori che chiaramente in questo ambiente, l'ambiente del bagno, sono abbastanza frequenti ovviamente. Comunque questo è il dispositivo di oggi. È interessante perché soprattutto il kit, perché se voi avete un Vent 28 installato sul vostro veicolo, considerate che potete in maniera abbastanza semplice, anche economica, fondamentalmente trasformarlo in un turbo 28, cosa molto interessante perché vi dà una funzionalità sicuramente superiore, ok? Esteticamente è molto bellino e quindi niente, sicuramente un dispositivo da consigliare. Per oggi, per questa sera è tutto, io vado a casa perché è realmente tardi, vado a mangiare qualcosa, un boccone. Se vi è piaciuto il video mettete un like e iscrivetevi al canale come al solito, condividetelo con i vostri amici se ritenete sia un contenuto interessante e mi raccomando attivate la campanella per ricevere le notifiche degli ulteriori video che caricheremo. Ci vediamo alla prossima!